Ciao a tutti e benvenuti su Fiori di Ciliegio. Oggi parliamo di Nonostante tutto, graphic novel spagnola edita Bao. L'autore è Jordi Lafebre, che probabilmente ho pronunciato male, scusate, e il prezzo è di 20 euro. Si tratta di una storia di vita, se vogliamo, abbastanza atipica e soprattutto è gestita in modo particolare, perché la vediamo a partire dal finale per poi procedere a ritroso negli eventi accaduti fino all'inizio. Scelta decisamente interessante e che la rende un'esperienza di lettura. I protagonisti sono Ana e Zeno, che noi vediamo da anziani nelle prime pagine, e sul retro possiamo leggere: proprio ora che ti ho ritrovato vorrei tenere da parte un pezzetto della mia vita per te, un pezzetto pieno di gabbiani con vista sul mare. Infatti i due sono stati separati praticamente per tutta la vita, ma sono rimasti innamorati l'uno dell'altra, seppur conducendo vite separate. Scopriamo già dai primi capitoli che lei si è addirittura sposata con un altro uomo con cui ha avuto una figlia. Per me è stata decisamente una lettura interessante. Più di così non mi sento di dirvi, perché è una cosa tutta da scoprire man mano che si va avanti o man mano che si va indietro, se vogliamo, perché certi dettagli, certe cose che sono accadute, noi le intuiamo già dal capitolo corrente, perché magari ci si fa riferimento, ma effettivamente le vediamo poi subito dopo, quando quell'episodio ci viene mostrato. Ed è bello perché appunto a una cosa magari si fa cenno e poi viene approfondita in questo modo. Quindi magari certe cose ti aspetti pure di vederle, mentre altre riescono a sorprendere. Nella lettura procediamo a ritroso nella vita di entrambi, che appunto trovandosi separati vivono esperienze diverse, ma ci vengono raccontate ugualmente all'interno dei singoli capitoli, passando dal punto di vista di lei a quello di lui o viceversa. E appunto qui la curiosità non è quella di scoprire come finisce, perché effettivamente l'abbiamo già visto, ma scoprire come è iniziato e se forse è facile colpire con un finale, è un po' più difficile colpire con un inizio, soprattutto se quell'inizio deve essere posto alla fine. Però l'autore ci è riuscito, per quanto mi riguarda. Una cosa che mi sono domandata nella lettura è: ma se questa graphic novel la rileggessi, però partendo dalla fine, quindi andando in ordine cronologico, se farebbe lo stesso effetto o meno? Non lo so, io l'ho letta una sola volta e sinceramente penso che non avrebbe lo stesso effetto. Forse riesce a colpire proprio perché è raccontata in questo modo. Infatti, anche se all'inizio, che poi sarebbe la fine, noi vediamo i due protagonisti insieme che si sono appunto ritrovati, ci si domanda come mai siano arrivati a quel punto, come abbiano fatto e soprattutto, andando avanti nella lettura, formiamo una sorta di puzzle con tutti i pezzettini della loro vita che scopriamo man mano e che appunto riuniamo insieme. E per questo è stato molto interessante. Non mi ha colpita tantissimo, non è tra le mie graphic novel preferite, però appunto è un'esperienza di lettura interessante. Se vi ispira, vi ho incuriositi, chiaramente ve la consiglio, perché è una cosa strana che ci propone tutto il contrario rispetto a ciò a cui siamo abituati, appunto una lettura bene o male lineare con gli eventi in ordine cronologico. Se avete visto i miei video precedenti sulle graphic novel che ho letto, sapete già che mi è capitato di leggerne alcune in cui si fa avanti e indietro nel tempo tramite diversi avvenimenti e poi alla fine capiamo il quadro generale. Però una cosa così che propone gli eventi sì in ordine, ma in ordine contrario, non l'avevo mai vista. Io non vi voglio dire altro perché ho proprio paura di rovinarvi cose che nella lettura potrebbero, insomma, sorprendervi e coinvolgervi, e meglio quindi che non ve le dica io, però è pieno di bei momenti da scoprire. Se devo dire un po' una pecca, secondo me, è che avrei preferito ci fosse un po' più di approfondimento, perché sì, noi vediamo quello che succede, però mi sono domandata lo stesso, ma poi, ma nel pratico, com'è che
hanno deciso di fare e niente, non lo sapremo mai. Comunque resta una lettura piacevole e mi raccomando, se l'avete letto anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, io vi saluto, vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere quest'opera anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiori di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.